Quadriglie dietro! Allineamento a destra! Quadriglie dietro! Quadriglie in colonna! Seconda squadriglia, l'uomo di destra si è risolto! Avanti, avanti! Mantenere la distanza! Galoppo! Avanti! Padrone, a destra! Padrone, a terra! Rompete le righe! William Bender! Presente. Charles Otte! Presente. Jack Stewart! Presente. George Custer! Presente. George Pickett! Presente. Robert Holiday! Presente. Ken Longstreet! Presente. Carl Rader! Presente. Philip Sheridan! Presente. John Food! Ehi, Jeff, guarda un po' questa spelatura. Credi che sia da riferire? Ma la sola spelatura che mi preoccupa è la mia. Restateci voi in cavalleria. Io chiedo di passare in fanteria. Sono stanco di fare la baglia ad una cavalla isterica. Chissà come sarà contenta la tua cavalla. Avanti, Geltrude, dagli un bacetto. Ehi, ehi! Oh! Sta fermo, demonio! Stai attento, Rader! Se stessi fermo non ti farei male alla bocca. Te l'avevo già detto prima di uscire che quel morso era troppo stretto. Sono già 3 volte che gli tagli la lingua. Però taglierò a te la lingua un giorno. No, che ci fai morire di paura. Soltanto voi del sud sapete trattare i cavalli, eh? Almeno sappiamo mettergli la briglia. Ah, quanto si dice, riuscite a mettere la briglia anche ai negri. A forza di stappilate. Avanti. Quando è che lo prenderai a pugni? Ah, gli esami sono troppo vicini. E poi se ho aspettato 4 anni posso aspettare 10 giorni, eh? La disgregazione degli Stati Uniti, quali essi sono attualmente, è lo scopo della mia lotta. Questa disgregazione ha come unico scopo l'abolizione della schiavitù in tutto il territorio. Gli Stati Uniti verranno poi ricostituiti sul grande principio della emancipazione. Questa meta è lontana e difficile a raggiungersi, ma sublime e nobile quanto nessun altro ideale. Una vita dedicata o perduta per questa causa sarà nobilmente spesa. Se il governo federale e la sua Costituzione si opporranno a questo nuovo ordine di idee, il torto non sarà mio ma loro. E io continuerò a contrastarli con ogni mezzo e con ogni arma di cui possa disporre. Chi è che scrive quelle cretinate? Un uomo saggio, che si chiama John Brown. Ah, dove l'hai preso? Sono affari miei, e se non ti piace te ne puoi anche andare. L'hai letto per me, vero? Puoi pensare quello che vuoi. Certo che l'ha letto per te. Ha provato anche con me finché non si è accorto che ero del Kansas. Lascia stare, Bob. Vieni, Jeff, andiamo a dormire. Non è proibito agli allievi avere le proprie idee. Ma è proibito fare propaganda sovversiva. La verità brucia, a quanto pare. Senti, Rader, la verità su questo problema la so molto meglio di te. Il Sud lo risolverà a suo tempo e nel modo migliore, ma non per le pressioni di rinnegati come questo John Brown o di quelli come lui. Nei rinnegati ci metti anche me, per caso? Ripassati la formula del giuramento e rispondi tu. Aspetta che ti rispondo subito. Ne ho abbastanza della vostra strapotenza meridionale. Sono 50 anni che state annaffiando i vostri alberi genealogici col sudore degli schiavi negri, accumulando ricchezze e boria tanto che adesso vi credete d'essere i padroni del governo. E quelli che non la pensano come voi sono rinnegati, sono anarchici e traditori. Stammi bene a sentire, Stewart. E anche voi altri che siete tutti della stessa lana. È vicino il momento in cui cancelleremo voi e la vostra razza maledetta dalla faccia della terra. Diavolo, fare il peso! Fermo, lascia che ci picchino! Fermati, Rader!
Già da tempo mi ero accorto che delle attività disturbatrici agivano qui in Accademia. L'esatta natura di questa campagna sovversiva e le persone responsabili non mi erano note fino a questo momento. Stewart, secondo il regolamento dell'Accademia, lei dovrebbe essere espulso subito e i suoi compagni sono colpevoli quanto lei di questo increscioso incidente. Signor colonnello, la colpa dell'accaduto è soltanto mia. Gli altri non c'entrano affatto. Non è vero, signor colonnello. La colpa è mia. Siamo tutti colpevoli. Sì, è vero, è vero. Se avessi ritenuto colpevole lei solo, non avrei chiamato gli altri, Stewart. Quanto a lei, Custer, e ai suoi colleghi, devono sapere che mentire per salvare un amico è a volte un espediente molto pericoloso. La rissa in se stessa non mi preoccupa tanto, quanto la sua causa. Tutti e 7, lor signori, hanno violato la prima regola di un militare: astenersi dal discutere qualsiasi questione di politica, che è cosa estranea alla vita di un soldato. Saranno puniti, e puniti severamente. Farò pressione al Ministero della Guerra affinché subito dopo la loro nomina siano destinati nel luogo più pericoloso delle nostre frontiere occidentali. Il 2° Reggimento Cavalleggeri, che è di stanza a Fort Leavenworth, nel territorio del Kansas. Sta bene, signori. Possono andare. Adesso chiami l'allievo Redder. Questa sì che è buona. Fort Leavenworth è posto avanzato. I Kansas, sulla pista di Santa Fe. Che fortunati! Il 2° reggimento mobilitato, promozioni. Noi saremo tutti generali mentre i nostri compagni staranno a fare la trafila. È una terra desolata, nel Kansas ci nascono solo guai. Ma fammi santo piacere, ci sono nato anch'io. Appunto, Aspettate di arrivarci, finalmente mi sentirò di nuovo nel mio elemento. Reuna per il Kansas! Questi fascicoli erano nel suo cassetto, parecchie dozzine, insieme a una lettera di un iscritto al partito abolizionista con la quale li incaricava di distribuirli agli allievi che le sembrassero inclinati verso la causa. Quant'è che ha iniziato questa sua attività sovversiva? Parecchio. L'idea di piazzare un agente nel cuore dell'esercito è molto brillante. Farò redigere l'ordine del giorno della sua espulsione e lei avrà tempo fino a questa sera per lasciare con i suoi effetti personali il recinto dell'Accademia. Bene. Dica al signor Stewart, se vuole, che farà bene a rimanere nell'esercito, ma proprio nel mezzo se tiene alla sua pelle. Allievo William Q, Ohio. Allievo Martin Evans, Ohio. Allievo John Mello, New Jersey. Allievo Jack Cartney, Ohio. Allievo James Lostri, South Carolina. Allievo Philip Sheridan, New York. Allievo Jeb Stewart, Virginia. Allievo John Hood, Kentucky. Allievo Robert Holiday, territorio del Kansas. Allievo George Pickett, Virginia. E Kit, mia sorella. Credevo che a Boston tu avessi imparato qualcosa. Anch'io, ma mi è scappato. Allievo William Cole, Ohio. Allievo Robert Davis, New Jersey. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi l'oratore ufficiale, il ministro delle forze armate, onorevole Jefferson Davis. Ufficiali del corso del 1854 e graditissimi ospiti che oggi ci onorate qui. Non vi intratterò per molto perché anch'io una volta sedetti al vostro posto e dovetti subire l'interminabile discorso di un noiosissimo generale. Ma come ministro della guerra della nazione, io ho un obbligo da assolvere verso di voi ufficiali di nuova nomina prima che entriate nel servizio permanente. E quest'obbligo è quello di ricordarvi i doveri che voi avete assunto verso la patria. Noi siamo giovani tra le potenze mondiali. Solo 80 anni fa combattevamo per ottenere l'indipendenza
e combattiamo ora per mantenerla. Non siamo ancora una nazione ricca se non nello spirito, e questa unità degli spiriti è la nostra sola forza. Voi non avete che un dovere, uno solo, la patria. Con la vostra incrollabile fedeltà e l'aiuto di Dio, la nazione non dovrà aver paura alcuna del futuro, e voi sarete fieri di battervi per la più nobile delle cause, la difesa dei diritti dell'uomo. Biglietto, signore. Biglietti? Biglietti? Signori, siamo quasi al Livernoord. Già, se questa caffettiera continuasse. Per dove? Non c'è altro più avanti. C'è ancora mezza America laggiù. Un giorno la farò io, una ferrovia come si deve, fino a Santa Fe. Per essersi arricchito con i lini a cavalli non si può dire che ne ami molto. Non succederà mica come l'altra volta che sono dovuto scendere a raccogliere la legna. Quando lei era bambino le ho cambiato anche i pannolini. Ehi, capo, dove sto andando? Di questo passo andrà per terra. Ah, sì? Grazie, capo. Bob ci ha tanto parlato di questa ferrovia che doveva arrivare fino a Santa Fe che la credevo già costruita. Ah, non è colpa nostra, Stuart. Non si può costruire una ferrovia su una zona in continuo rivolgimento come il Kansas. Sulle carovaniere spadroneggiano i banditi. E ogni giorno... Ho sentito parlare delle cide di Osava Atomi. Che cosa c'è di vero di quel che si dice? Dunque, il Kansas è un territorio e non uno Stato. Noi vorremmo entrare nell'Unione, ma la questione è se entrare come Stato schiavista o liberista. Da una parte ci sono tutti i cittadini del Kansas che provengono dal sud, dall'altra ci sono i liberisti guidati da John Brown. Tra gli uni e gli altri hanno ridotto il Kansas una vera bolgia infernale. Perciò c'è una guarnigione a Port Livernoord. È un posto avanzato di responsabilità. Permette, signor Stevens? Prego. Appena l'ho vista il giorno della mia nomina ho ripensato alle parole che ha detto Napoleone quando conobbe Giuseppina. Cosa disse? Non immaginavo che in quella terra selvaggia che chiamano America potessero nascere creature così perfette. Oh, grazie. È una bella frase. Discreta, vero? Sono anni che George la usa, vero George? Perché non so dire anch'io cose tanto carine? Non voglio dirti quello che penso. Lei mi stava dicendo qualche cosa sul Kansas. Sì, che cosa si fa la domenica nel Kansas? Beh, se lo vuol sapere, metà degli abitanti fa il bagno e l'altra metà si ubriaca. E siccome ci sono solo 2 bagni e 2 bar, la scena è piuttosto movimentata. Kit! Kit! Per quale ragione la chiamano Kit, che è un nome da uomo? Mia madre e mio padre erano tanto sicuri che io sarei stata un maschio che mi affibbiarono il nome ancora prima che venissi alla luce. Ah, ho capito. Sono contento che si siano sbagliati. Anch'io. Anch'io? Anch'io. Ehi, controllore. E c'è? E non gli dice niente a quelli. Di chi parla? Ah, sì, adesso. Ehi, non le avevo detto che i negri devono andare sul vagone di coda? Hanno pagato il biglietto e hanno il diritto di andare dove vogliono. Guardi che non voglio storie io, eh? Allora li lasci in pace. Ma dove andremo a finire di questo passo? Biglietti? Non temere, Anna. Non c'è nessun pericolo. Siamo solo a mezz'ora dalla frontiera. Se non ci sbrighiamo, attraversano la frontiera. Avanti, muoviamoci.
Dove li conduce quei negri? Che cosa gliene importa a lei? Risponda alla domanda. Sono liberi o schiavi? Eccole i documenti. Può guardare da sé. Andrebbe tutto bene se non sapessimo chi è lei. Non cerchi di resistere. Scenderete tutti dal treno mentre siamo ancora nel Missouri. Su, alzatevi in silenzio. Dove ci portano, signor Brown? Che cosa ci fanno adesso? Fermatelo! Perché gli ha sparato? A causa di quei negri. Sono schiavi. E lui voleva fargli passare la frontiera. Gliela farò pagare a costo di finire io sulla forca. Chi era? Oliver Brown, uno dei figli di John Brown. È rimasto secco. Avanti voi, branco di buoni a niente. Datemi una mano che qui si rovina il tappeto. Bisogna toglierlo di mezzo. Andiamo, calmatevi. Mettetevi a sedere. Ecco perché la chiamano terra insanguinata. Non ci potrà essere pace lungo la ferrovia di Santa Fe finché John Brown e i suoi seguaci saranno vivi. Questo è l'attuale capolinea. Io pensavo di arrivare fino a Wichita, poi fino qui attraverso il fiume Arkansas lungo il fiume Timmaro, arrivare fino a Las Vegas e poi a Santa Fe. Questo sarà il primo tratto della ferrovia, da Leavenworth a Wichita, parallelo alla pista. E quando vorrebbe cominciare? Beh, gli azionisti sborseranno i soldi appena daremo delle assicurazioni che la ferrovia sarà sicura ed attiva. Papà! Che c'è? Chi? Dov'è la polizza di carico? La polizza? Ah, maledizione, ho dimenticato di farla. Menone. 90 tonnellate di merci pronte a partire e non c'è la polizza. Ma cosa facevi quando non c'ero io? Io t'ho mandato via per farti diventare una signora, ma guarda che vestito! E hai il naso sporco di grasso. Cosa direbbero i tuoi amici di Boston? Papà, non me ne importa. Se tu continui ad occuparti di una ferrovia di cartone, io devo pensare a mandare avanti la barca. Tex! Wincy! Tex! Ma dove sono andati quei due malviventi? Per cosa credono che li paghi? Tex! Ma perché non me l'hai detto? Sei geloso, eh? Ma se quando sono andato a salutarla ci sono stato 2 secondi a... No, adesso non cominciare a mentire, che tanto ti conosco come sei. Quello specchio non l'hai comprato per vederci la tua brutta faccia. Perché quel busto da donna l'hai forse comprato per metterlo tu? Quando Lilli vedrà quello che le hai portato, ti cava gli occhi, se vuoi sporcarsi le mani. Ma guarda che faccia! Ehi, voi altri! Dove eravate? Venite qui. Buongiorno, signorina. Buongiorno un corno. Vi siete dimenticati per caso che io vi pago perché lavoriate? Abbiamo perso l'orologio. Già non sapevamo che fosse così tardi. Un'altra volta vi butto fuori. Dove diamine siete stati? Ecco, eravamo andati a comprare qualche regaluccio per... siccome abbiamo una ragazza a Santa Fe, Lilli... maledizione, come sarebbe abbiamo? Sono io il fidanzato. Anch'io? Vuoi metter su casa Santa Fe o è soltanto per la piccola Lilli? Oh, mi aveva detto di portarle uno di quei nuovi specchi che vengono da Parigi. Non è bello? E tu cosa le hai portato, Tex? Ma che cosa avete da ridere, brutti pezzi d'asino? Su, mettetevi a lavorare tutti e due. Avanti, muovetevi. Senti, ti consiglio di nasconderlo o di mettertelo. Con voi nuovi arrivati è meglio intenderci subito. Vi siamo a Fort Leavenworth e non in accademia. Vi hanno mandato qui perché mancavano degli ufficiali. 3 di quelli che voi siete venuti a sostituire sono seppelliti nel cimitero militare sulla collina. Gli altri 4 non li abbiamo ancora trovati. Il dovere del nostro reggimento è arduo e pericoloso,
mantenere l'ordine nel Kansas. E ci siamo noi soli. Non ci sono altri forti fra questo e Santa Fe. E siamo fieri di questa responsabilità. A Washington ci considerano poco raffinati, ma qui nel West ci rispettano. Ed è quello che importa a noi. Ordine del giorno. I tenenti Longstreet e Holiday faranno esercitazioni coi loro plotoni. I tenenti Stewart e Custer con 8 uomini partiranno a mezzogiorno per scortare il convoglio che va nel Nuovo Messico. Prelevate i viveri e passate da me per ricevere le consegne. Senti, per favore, quelle casse di Bibbie mettile soprattutto, perché verranno scaricate a mezza strada. Senz'altro. Andiamo. Siamo pronti? Quando parte il convoglio? Subito. Vi auguro un bel viaggio tranquillo. In caso contrario ci rimetto dei soldi. Speriamo che non succeda. Ci vedremo tra un mese, se va bene. Tenete gli occhi aperti, ragazzi, mi raccomando. Il paesaggio è molto bello, ma non vi fidate. Bene, Arrivederla. Ciao Stuart, ciao Custer. Ehi ragazzi, mettetele qui quelle casse. Joe, prendi tu il comando, che io torno subito. Va bene. Bill, prepara i barili per il prossimo convoglio. Subito. Salve. Oh, abbiamo avuto la stessa idea. Sembra anche a me. Come la risolviamo? Ecco. È molto semplice. Tiriamo a sorte. Va bene. Forza. Io ho quello lungo. Ehi, un momento. È quello corto che vince. Vincerai un'altra volta. Tienimi il cavallo. Un aratro, 20 barili, 7, 8, 9, 10 e 2, 12. Ma Joe, manca qualcosa. Sarò io. Salve. Salve, che cosa fa qui? Oh, vado a fare da bali a questi carri. Non so proprio perché. Ah, il convoglio. È un'idea di papà. Si è messo in mente che quel Brown abbia cattive intenzioni. Non mi dispiacerebbe, ma sarò lontano da lei per un mese proprio quando stavamo incominciando. Incominciando? Che cosa? Guardi, io parto tra poco, quindi mi devo sbrigare. Io non ho mai incontrato in vita mia due spacciati della portata sua e di George Custer. Oh, George, povero George. Beh, è inutile parlarne, senta Kit. Glielo dico prima di partire. Io sono innamorato di lei. Cosa? No, aspetti, mi lasci finire. Lei la vita di un militare la conosce, la paga è poca e resterebbe vedova dopo poco tempo. Capito, e ha già pensato ai nomi da dare ai bambini? No, sia seria, la prego. Potrebbe essere il momento più bello della nostra vita. No, quindi. sono troppo mal vestita. Ma non ne ha di cuore lei. Sì che ce l'ho. E rimarrà esattamente dov'è. Io non la conosco abbastanza. Mio fratello ha un alto concetto di lei. Ma sa, mio fratello è caduto da bambino. Mi permette almeno di darle un bacio. Oh, mi sento molto onorata, ma no, grazie, non credo di esserne degna. Oh, salve. Ma guarda che bella sorpresa. Ti cerca il caporale, è una cosa importante. Ci credo. Questo discorso lo riprenderemo dove l'abbiamo lasciato. Mi raccomando, fai alla svelta, eh? Senta, Kit, io devo partire e c'è una cosa che devo dirle prima. Io sono innamorato di lei. George, lei mi fa l'effetto di un eco. Oh, Kit, scusa se ti interrompo. C'è una cosa che avevo dimenticato di chiederle. Ho un rivale per caso? Come deve rispondere una ragazza a questa Ma domanda? con la verità? Allora sarebbe una scema. In sella via ragazzi, che il deserto ci aspetta. Your throats will soon be choking. Your head's about to bust. No water when you're thirsty. And all you get to eat is aromatic antelope and sun-baked buffalo meat. Arrivederci! We may not even live to get our pay. But even if we don't get paid, there ain't no job we trade for hauling freight from state to state along the Santa Fe. Hauling freight from state to state along the Santa Fe. Yippee-yi, there's trouble riding with us all the way. Penserà a ciò che le ho detto? Non abbia paura e tenga gli occhi aperti, George. Non si preoccupi. Ciao, cara. There's trouble riding with us all the way. Although we sweat and fight and cuss, the only job for us is hauling freight from state to state along the... Facciamo una scommessa, Kit. Sì, su che cosa? Su quei due. $100 sul nome del vincitore. Sciocchezza.
Tu quale dici? Va bene, andata. Bene. Ma che tengano nascoste le armi durante il viaggio. E a questo punto sia ben chiaro. Sappiano che i nostri progetti devono essere tenuti segreti. E si ricordino bene che tutti coloro che tradiranno la causa saranno fucilati appena sarà provata la loro colpevolezza. Sappiano anche che noi combatteremo fino all'ultima goccia di sangue e che nessuna minaccia e tortura li autorizza a confessare. Questo è il nostro campo. Vi dico subito che arrivati a questo punto non si torna indietro. È inutile che si preoccupi, noi non cambiamo idea. Bene, continuate così e vi risparmierete molti dispiaceri. Sei in ritardo, hai avuto difficoltà? No, signore, ma ho girato molto a largo. Questi li ho presi a Palmyra. Sono volontari. Ecco i documenti. Dall'Illinois. Ne avete fatta di strada? E ne faremo ancora. Vogliamo combattere gli schiavisti. Incominciamo? Molto bene. Il lavoro non vi mancherà. Kit Miller, sistemali un po'. Venite, ragazzi. Ho avuto le informazioni che aspettavo. Smontiamo le tende subito. Sì, signore. Incominciare a smontare le tende. Presto. Oliver, sei ferito. No, niente. Dov'è papà? Papà! Che cosa è successo? Dove sono i negri che dovevi portare? 2 schiavisti ci hanno fermato sul treno. Ne ho fatto fuori uno e sono scappato. E hai lasciato i negri senza difesa per salvarti. Se rimanevo mi avrebbero ammazzato. Sei un vigliacco. Impara ad obbedire ai miei ordini. Si parte subito. Mettetevi tutti in ginocchio. Come un giorno inviasti i corvi a salvare Elia, così ora hai messo nelle mie indegne mani i mezzi per continuare in terra la tua santa opera. O Signore Dio Onnipotente, che tutto vedi e giudichi e davanti a nulla ti fermi. O Dio Onnipotente, il tuo braccio destro si coprirà della gloria delle battaglie. Il tuo braccio destro, Signore, ridurrà in cenere il nemico. Oh, e Oscar, quando attraversiamo il fiume sta attento a quel carro, c'è il mio specchio sopra. Tex, questi cavalli sono stanchi, quando è che ci fermiamo? Appena passato il fiume, così saremo protetti almeno da una parte. Lo sapete che sono contento di aver lasciato il paese. Sta diventando più pericoloso della prateria. Una volta ho conosciuto degli antischiavisti. Ma chi è adesso questo John Brown che ne parlano tutti? Oh, da quanto mi hanno detto è una specie di otre di sugna. Ti deve rassomigliare. Voi non lo conoscete? No, ma ha ammazzato 2 miei amici poco tempo fa. Chi? Jim Doyle e Alan Wilkinson? Sì, ed è per questo che mi piacerebbe incontrare questo John Brown. Lui non ce l'ha con gente come te, Tex. È meglio che non te ne occupi. Anch'io vorrei incontrarlo. Anche se non ha ammazzato i miei amici. Mi piacciono le sparatorie. Facciamo male, papà. Non avevamo mai aggredito una carovana. Non siamo banditi da strada. Tu dici che la causa è giusta, ma questo ci tirerà addosso la legge, vedrai. Non c'è altra legge che quella di Dio e tu farai come io ho ordinato. Nascondi i tuoi uomini, Raider, e aspetta il segnale.
Salve, buongiorno. Sono di Holiday questi carri? Sì, di Holiday. Mi chiamo Smith, Jonathan Smith di Newton. In che cosa possiamo servirla? Voi dovete avere del carico diretto a me. Ha qualche documento che possa provarlo? La ricevuta dello spedizioniere. Com'è che è venuto con un carro vuoto? Newton è a 200 chilometri da qui. Io abito a Newton, ma il luogo dove lavoro è molto vicino alla carovaniera. Mi pareva che i cavalli fossero ancora freschi. 8 casse di Bibbie, va bene. Quindi vieni a scaricare le Bibbie per il pastore. Jason, porta qui il carro. Avanti laggiù, scaricate le Bibbie per il pastore. Eppure quello lì devo averlo già visto. Già, sembra anche a me. Certo è una faccia che non si dimentica. No. Un momento. Ho trovato, in qualche rivista, l'Atlantico forse. Beh, allora o è di Boston o è un missionario. No, non è un missionario. Stiamo avendo un sacco di guai dall'altra parte del fiume. Quell'assassino di Brown ha ricominciato a seccare. Tenga gli occhi bene aperti. Grazie, lo farò. Però sono pesanti per essere Bibbie. Che ne sai tu? Quando mai ne hai vista una? Ah. Un momento. Fate vedere queste Bibbie. Non si muova. Mani in alto, senza discutere. Vi consiglio di non tentare di resistere. Portate l'altro carro. Smontate e aiutate a caricare. Avanti, muovetevi da giù. Solo quelle con scritto Bibbie. Ehi, Jeff, guarda, l'amico Rader. Ah, che bella sorpresa. Già ufficiale di cavalleria, eh? Anche tu hai fatto carriera, vedo. Lei conosce Rader? Sì, signore, molto bene. Questo qui viene da una famiglia di ricchi proprietari di schiavi. Una volta ha chiamato lei rinnegato e traditore. John Brown, lui. John Brown. John Brown. Io non ho niente contro di voi, ma cercate di non intralciare i miei piani. Me l'immaginavo che saresti finito così. In accademia insegnano molte cose, ma non a prevedere il futuro. E non insegnano a voltare mai la schiena a un nemico senza prima assicurarsi che... Fermo! Non permetto che si uccida nessuno per vendetta personale. Qualunque cosa faccia, lei è una pecora segnata, Brown. Voglio essere una pecora segnata. Monta a cavallo, Rader. Avanti, tutti a cavallo! Quanto a voi siete avvisato. E regolatevi pure come meglio credete. Avanti! Hai visto cosa c'era nelle casse? Cosa? Erano piene di armi e munizioni. Caspita! Adesso mi spiego perché erano così pesanti. Dobbiamo tentare. Al riparo e incominciare il fuoco! A terra! Al riparo! Ferma, ferma! Dobbiamo ritirarci! È inutile perdere altri uomini! Al galoppo! Ci sfuggono, se ne vanno. Niente affatto, dobbiamo inseguirli. Pensaci bene, sono 3 volte più di noi. Se ti nervosisce non li contare. Andiamo! Montate a cavallo a seguirmi! Tutti a cavallo! Su, che qui ci prendiamo una medaglia.
Galoppo! Avanti, avanti, non dobbiamo farci raggiungere! Avanti, avanti, svelti! Io non so niente. Io non ho fatto niente. Nessuno ti farà del male. Chi sei? Jason Brown. Brown, sei uno dei figli di Brown? Sì, ma io non ho mai fatto niente. Mi portava con lui. Non ho ammazzato nessuno, lo giuro. Adesso basta. Ne ho abbastanza. Dovete portarmi via con voi. Va bene. Dammi un cavallo, George. Qui, un cavallo! Lo portiamo con noi. È ferito malamente. È la pazzia di suo padre che lo ha portato alla morte. Sì, ma c'è un ideale dietro quella pazzia. Un ideale che non si può ignorare. Tu hai presente l'indice di una bussola, vero? Potrebbe spaziare per tutto il quadrante, ma oscilla sempre intorno al nord. Dove vuoi arrivare? A questo. Io so da che parte stanno le tue simpatie sulla questione della schiavitù. Ma non spetta a noi decidere chi ha torto e chi ha ragione sull'argomento. E nemmeno John Brown. Hai ragione, Jeb. Scusami. È la sparatoria più divertente che abbiamo fatto dopo quella volta degli indiani. Beh, padelle, ne hai fatte parecchie anche questa volta. Ho la gola come un pezzo di pietra a pomice. Alzati! Hai rotto lo specchio di Lilly. Quando si guarderà in questo specchio crederà di avere almeno 100 anni. Ma sì, che lo sappiamo che le armi sono contrabbando. Credi che avremmo accettate quelle casse se avessimo saputo cosa contenevano? Io ho fatto soltanto una domanda. Non ti sembra strano che il reverendo Boyce Russell, il religioso più noto di tutta l'America, mandi a Brown dei fucili facendoli passare per Bibbie? Che ne so io del contenuto dei colli? Una volta hanno spedito 3 tonnellate di dinamite come grano. E allora devi controllare tutti i colli che carichi. Cosa? Questo contrabbando potrebbe essere andato avanti per dei mesi. Jason, sta a sentire. Tu non hai niente da temere se sarai sincero con noi. Devi rispondere senza reticenza. Tuo padre, dimmi, non aveva mai parlato di questo invio di armi? Non a me. A me non diceva niente. Solo a Fred e Oliver. E chi sono? I miei fratelli. E dove sono andati? Questo non lo so. Ci sono parecchi nascondigli che non conosco. Va bene, Jason. Non ci pensare. Le armi non sono opinioni. Che se ti stesse a cuore la prosperità del Kansas non discuteresti. Nessun gambestorter ufficiale di cavalleria ha mai parlato così a un holiday. Nel Kansas noi abbiamo tanto interesse quanto il governo e molti più soldi investiti. Noi eravamo qui quando siete arrivati e ci saremo quando ve ne andrete.
Se tu credi di poter... Permesso? Allora, Stewart, che cosa ha saputo? Molto poco. Il ragazzo sta troppo male ed è troppo impaurito. Partiamo all'istante. Faccia parte la radunata. Signor sì. Come mi avevi chiamato? Un gambe storte di ufficiale di cavalleria. Su, vai. Dice che di notte parla con Dio. Ma Dio non dice agli uomini di ammazzarsi l'un l'altro, non è vero? Non era cattivo una volta, ma è cambiato. Dopo l'eccidio di Osawatomi, quelli che ha ucciso si erano gettati in ginocchio e gli chiedevano pietà. Ma lui li ha colpiti con la sciabola. Lui, Reder Kitzmiller. C'ero anch'io. Ho visto tutto. Ho tentato di impedirlo, ma mi hanno cacciato via. Così è andata. Partiamo subito. Il primo squadrone verrà con me. Stewart, lei andrà con Custer e il primo plotone del secondo squadrone a perlustrare la zona adiacente a Clinton. È chiaro? Sì, signore. E questi sono gli ordini. Trovare John Brown e portarlo qui. Vivo, se è possibile. I suoi uomini sono ben armati e numerosi. Sospettiamo che altri volontari vengano dall'est per unirsi a lui. Cercare di intercettarli. Si preparino a partire. Hanno preso degli altri. Ma no, non hanno preso nessuno. Nemmeno te. Tu non devi aver paura di niente. Sono stanco di aver paura. Sono stanco di dovermi nascondere. Voglio essere libero come gli altri. Ma sì, Jason, è finito adesso. Non è finito. Non finirà finché mio padre crederà di aver ragione. Non può aver ragione, vero, signorina? Non lo so. Gli ideali saranno buoni. Saranno anche ideali alti e nobili. Ma è il modo di affermarli di tuo padre che è sbagliato. E continuerà a commettere l'errore finché sarà vivo. Allora, non ci sarà pace per me finché uno di noi è vivo, non c'è dubbio. La mia vita non conta. Ma se lui morirà, forse tutto il suo piano morirà con lui e preferisco che sia così. La sua vita per quella di molti uomini, anche se è mio padre. Le dirò dove è nascosto. Non cercavo di farti parlare. Glielo dico lo stesso, nella casa di Schubelmorg, a Palmyra. Andavano là, è il loro rifugio. Lo dica ai soldati. È meglio per tutti. La sua vita per quella di molti. Presto. Jeff, Oh, Kit, come sta? molto male. Sei il dottore adesso. Povero ragazzo. Mi ha raccontato tutto. Tutta la tragedia dei suoi 15 anni. E mi ha detto dove è nascosto suo padre. Mi ha mandato qui per dirlo ai soldati. E dov'è? A Palmyra, in casa di un certo Schubel Morgan. Schubelmorg, Palmyra. Chissà se è vero. Jeff, ho paura. Quel ragazzo forse morirà. E quell'uomo sul treno è morto per un ideale. E l'hanno ucciso per un ideale. Qualcuno ha torto. Ma chi? Come faccio a risponderti? Se è su questo che tutti discutono. Sì, con le parole ad est e con le armi all'ovest. Ma un giorno solo i cannoni parleranno. Oh, non è possibile evitarlo. Perché non si liberano gli schiavi subito? Prima di tutto, bisogna impiccare John Brown. Poi il Sud risolverà i suoi problemi senza subire l'umiliazione di esservi obbligato da un branco di fanatici. Tu anteponi l'orgoglio alla vita umana? Sì. Sono cose che vanno sempre insieme nel Sud. Non c'è che la morte che le possa separare. Spero che sia lo stesso per noi due. Scommetto che vi disturbo, o ci posso giocare anch'io? Certo. Accomodati pure. Non fare complimenti. Ti ho già visto al lavoro io, da te ho imparato. Metti un bacio a mio credito, Kit. Mi piace far accumulare gli interessi. Ciao, Kit. Ciao, George. Kit. Non tardare, Jeb. No. Ciao. Ciao. Kit,
Ricordati che io ti amo. Promettimi che non lo dimenticherai mai. Non lo dimenticherò. Ciao. Ehi, tenente! Salve, ragazzi. Buongiorno, signor tenente. Voi tenete d'occhio Kit durante la mia assenza, eh? Ma come? Noi veniamo a cercare Brown con lei. Come? Sì, ci arruoliamo, da chi si va? 2 piatti ubriaconi come voi in cavalleria. Ma cosa vi viene in mente? Andate a casa e dormiteci sopra. Arrivederci. È morto. Se trovi John Brown, diglielo. Glielo dirò. Arrivederci. Kid, una volta quando eri alta così, Tex Windy ti portarono un lupetto con una zampa rotta. Tu lo curasti, ma dopo 2 settimane il lupetto morì. Piangesti molto, ma era sempre un lupo e sarebbe diventato pericoloso come il padre. C'entrano i piatti quando si deve andare a cavallo? M'ha chiamato ubriacone, m'ha chiamato. Sono 2 ore che non bevo. Prendi l'ascia. È cara per essere carne sotto sale. A noi non costano molto. Verificali e mettili nella stalla. Subito. Questa è la mandata migliore per adesso. Già? Chissà che cos'ha Reder. È un'ora che sta discutendo con Brown. Ah, ci sarà da lavorare se c'è di mezzo Reder. Bel vantaggio, essere stato educato in accademia. Sì, quando ti pagano. Già. Io sono venuto perché lei ha promesso di pagarmi. Ho trasformato questa banda di straccioni in un'unità militare agile ed efficiente. Ho insegnato loro ad usare i nuovi fucili, ad eseguire gli ordini e a manovrare sul terreno. Ma sono 3 mesi che non vedo un centesimo. Che intenzione ha? Signor Reder, io l'ho ingaggiato perché degli amici mi avevano assicurato che lei era dalla parte nostra. Lei ha lavorato bene, io non posso lamentarmi. Ma i nostri ideali sono superiori ad ogni interesse. Se lei non è d'accordo se ne può andare. Ma deve decidere subito. Voglio persone fidate con me. Della mia fedeltà ho già dato prove ad Osavatomi in tutte le altre operazioni che abbiamo compiuto. Ma lei mi ha ingaggiato come esperto militare stipendiato e io chiedo solo quanto mi è dovuto. Le ho detto che le sarà dato a suo tempo. Ora mi lasci pensare in pace. Mio figlio si trova nelle mani del nemico. Potrebbero averlo già impiccato. Un povero ragazzo che non ha mai fatto male a una mosca. Ma io non posso fare niente per salvarlo. Va bene, aspetterò. Quali sono gli ordini? La Bibbia dice occhio per occhio, dente per dente. Domani all'alba distruggeremo Delaware Crossing.
Dottore, halt! Cosa c'è? Beh, anche il maggiore non ci ha voluto arruolare e allora siamo venuti da lei. Come vi viene in mente di seguirci per mezzo Kansas? Da soli potreste perdervi. Io conosco le grinze di questa terra come quelle della mia faccia. Hanno in comune la sporcizia. Quasi quasi vi faccio legare su 2 muli e vi rimando a casa scortati. Come soldati sareste proprio buffi. La sola cosa che ci manca è la divisa. Ma siccome può darsi che ammazzino qualche soldato della nostra statura... Va bene, mettetevi in coda alle colonne. Presto, se no vi lego sui muli. Ma lei non può darci degli ordini. Non siamo mica soldati. Oh, ma lo saremo. Quando lo saprà chi pe li pelerà vivi. Se ce l'avranno ancora la pelle. Chi è stato? John Brown. Quanti uomini aveva con sé? Circa 100, forse più. Quante ore fa? 3, 4 forse. Il tempo non conta più. Tu sei quello che ha avuto quell'incidente sul treno con uno dei Brown. Allora è una vendetta? Sì, siamo tutti schiavisti qui. E Brown lo sapevo che l'avremmo beccato. Ci ha prevenuto. Vi farò aiutare a seppellire i morti. Poi ve ne andrete a Leavenworth. Non vogliamo aiuti. Questa lotta è nostra. Non vogliamo che nessuno la finisca per noi. Con John Brown liquiderò io i conti. Vada per la sua strada, tenente. Qui abbiamo da fare. Mi rendo conto dei vostri sentimenti. Ma io ho l'ordine di disperdere tutte le bande armate, vostre, di John Brown e di chiunque altro. Mi dispiace, ma se vi organizzate come banda armata non farò differenze. Faccia come vuole. Così faremo noi. C'è qualcosa di nuovo, Kitzmiller? Un reparto di cavalleria sta dirigendosi su di noi. Ma scalzoni. Schubel, partiamo subito. Riunisci tutti gli uomini e prepara i carri trasporto. Solo vettovaglie e munizioni. Bisogna essere leggeri. Che ne facciamo dei negri? Non possiamo portarli. Non li porteremo. L'ora della liberazione che vi avevo promesso è giunta. Lode a Dio. Io lascerò il Kansas per continuare la mia sacra missione. Alleluia. Però Gedeone prese 10 dei suoi servi e fece la volontà di Dio. E tutto ciò lo fece di notte. E quando l'indomani gli abitanti della città perversa si svegliarono, oh meraviglia, l'altare di Baal era a terra. Scusi, signor Brown, che cosa significa? Cosa farà di noi? Voi siete liberi, siete i primi dei tanti milioni a cui io renderò la libertà. E cosa vuol dire che siamo liberi? Come vivremo? Chi ci darà da mangiare? C'è molta brava gente nel Kansas che vi darà lavoro e protezione. D'ora in poi provvederete a voi stessi, come tutti gli uomini liberi. La mia opera è finita. Alleluia, sia lodato il Signore, siamo liberi. Il signor Brown ha mantenuto la promessa. Siamo liberi.
Brown ha 100 uomini, sarebbe meglio mandare una staffetta a chiamare dei rinforzi. Stasera lo faremo. Io vado a Palmyra. Da solo? Ma sei impazzito, la città è tutta contro di noi, ti faranno la pelle. È necessario che vada. Mi procurerò dei vestiti borghesi e porterò con me un paio d'uomini. Ti manderò dei messaggi. Pensaci. Voi due volete ancora arruolarvi? Ho un lavoro per voi. È pericoloso, ma credo che voi siate i tipi adatti. Accettate? E ci potremmo vestire in divisa dopo? Beh, a costo di farmici seppellire dentro, accetto lo stesso. Che cosa c'entra la legge? Noi siamo venuti al servizio di John Brown perché ha un capo e ha coraggio. Questa questione dovrà essere risolta qui nel Kansas. Siamo venuti a combattere contro gli schiavisti, no? E l'unico modo di farlo è con le armi. Ti squadrano bene quando arrivi in questo paese? Già, mi sento come se stessi prendendo un bagno in una vasca senza i bordi. Ne hai viste di vasche da bagno tu? A chi si può parlare in un paese così senza destare sospetti? Al barbiere? Naturalmente. E poi i barbieri non domandano altro che di parlare a qualcuno di fuori. Il barbiere, eh? È vero. Salve ragazzi. Buonasera. Tutto sommato, mica male quel cavallo. Già, qui nel Kansas stiamo bene a uomini e cani, ma le donne e i cavalli. Ui, guarda quel marchio. Allora è dell'esercito. L'avrà comprato a un deposito. Ah, non li vendono. Soltanto un militare lo può avere. Tienilo d'occhio tu finché torno. Non ti dà uno strano prurito questo paese? O è il paese o sono i pidocchi, ma io il prurito ce l'ho. Prova a grattarti e vedi se va via. Sì, dovevano essere i pidocchi. Adesso mi ricordo. Eravamo sullo stesso treno quando hanno ammazzato quel tale. No, lei mi confonde con qualcun altro. Per carità, io non dimentico le facce. Quantunque fossi un po' brillo quella volta. Adesso si spiega. Quello che ha visto lei aveva due facce. È molto che a Palmyra? Oh, un paio di settimane. C'è poco da fare per i barbieri. La poca gente che non cerca di nascondersi la faccia per qualche ragione non spreca i soldi per il barbiere. Già, i clienti sono un po' difficili qui, eh? Altro che? Quando di rado sono io che ho paura che mi taglino la gola. E ha mai fatto la barba quello, come si chiama, John Brown? Sì, è venuto una volta. Uno strano tipo col segno del cappio sul collo. Cosa sarebbe? Ho una vecchia superstizione dei barbieri. È una striscia rossa che fa tutto il giro del collo. E tutti quelli che hanno quel segno finiscono impiccati. Davvero? Ce l'ho anch'io per caso? Non ancora. Ma chissà. Guarda, guarda. Non ti muovere. Disarmalo. Hai avuto un'idea brillante. A venire qui da solo a dare un'occhiata. Lui è un tuo informatore? No, è la prima volta che lo vedo. Lo giuro, non so chi sia. Che volevi fare? La mossa è a te, indovinalo. La mia prossima mossa non lascia dubbi. Ci hanno insegnato in accademia come si trattano le spie colte sul fatto. Si trattano come i traditori, no? Se si prendono. Stai per diventare un eroe, Stewart. Il nostro corso assisterà al completo alla tua commemorazione. Appenderanno la tua fotografia in biblioteca. Tutti e due saremo appesi. Portiamolo via, Raider, non perdiamo tempo. Ho voluto fare una chiacchierata con un compagno d'accademia. Da un pezzo lo desideravo. E avanti, alzati. Adesso osserverai con comodo quello che sei venuto a vedere.
è il caso di avere pietà, signor Brown. È venuto a spiarci. La consiglio di eliminarlo. Non perdiamo Togliamolo di mezzo. Che cosa credeva di fare venendo a Palmyra da solo? Ci è stato ordinato da Washington di portarla in giudizio. Avevo sperato che venendo a parlare con lei si potesse evitare un inutile spargimento di sangue. E lei è stato così ingenuo da sperare che io mi sarei arreso senza combattere? Se lei è sicuro di avere ragione, può farlo. Metà degli americani approvano la sua idea. Molti approvano anche i suoi metodi. Il suo processo sarebbe pubblico. Pazzo! Non io sarò giudicato, ma la nazione. È mai possibile che lei sia così cieco da non vedere ciò che io vedo? Una maledizione divina pesa sul nostro paese. Un atroce peccato contro Dio. Solo col sangue si laverà. Perché col sangue? In Virginia si sta studiando l'abolizione della schiavitù da molto tempo. Si sa che è una cosa immorale. E tutto il Sud seguirà l'esempio della Virginia. Ma dateci tempo. 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 Sono 30 anni che aspetto che il Sud si purifichi da questo peccato. Da quando ero ragazzo sento la necessità di correggere questo torto. Ho tentato con l'opera di convinzione. Mi è testimone Dio che ho tentato. Siccome non è servito a niente, provocherò la decisione portando le due parti all'aperto conflitto. Lettere, parole, discorsi, è troppo tardi ormai. Azione di forza ci vuole adesso. Non più una voce clamante nel deserto, ma un Davide bene armato e deciso. David aveva un figlio, vero? Un figlio. Sì, Assalonne, che disertò il padre e passò al nemico. Che cosa vuol dire, Stewart? Assalonne morì perché temeva suo padre. Jason è morto. Così sia. Mio figlio ha pagato con la vita i peccati del mondo, come ha fatto il figlio di Dio. Non sarà morto in vano. Si ricordi, Brown, che la legge finirà per schiacciarla. Metta la sua anima in pace col Signore, Stewart. Abbassa la tendina. Siediti. Mi sono antipatici i barbieri. Adesso canta vasetto di pomata. Se no t'ammazzo. Dove è andato? Giuro che non lo so. L'hanno portato via da quella parte. Ma chi è stato? 3 uomini, uno era Oliver Brown. Lo vedi questo? Me lo prendo e se avrai mosso un capello, quando tornerò qui ti sventrerò e arrostirò il tuo cadavere. Non ti muovere. Andiamo, Indy. Basta con l'Ovest. Vi ho chiamato come testimoni a sentire le mie parole. Un nemico della nostra causa è penetrato tra noi di nascosto e di notte per organizzare la nostra distruzione. Ma la mano che ci protegge è venuta di nuovo in nostro soccorso. Non per odio o per vendetta prendiamo la vita di quest'uomo, ma come giusta punizione che spetta ai nemici dell'umanità e ai nemici di Dio. Siamo pronti. Indietro! Levatevi dalla porta! Puntate alle finestre! Accerchiate la stalla!
toccate nostra forca! Non spari! Venite giù di lì voi altri! Sì, sì, veniamo! Quel bianco parla come un amico! Cercate di spegnere il fuoco! Che cosa, signore? Con i sacchi, presto! Levatevi intorno alla stalla! Lasciatelo bruciare! Togliete i carri! Levatevi dalla stalla! Via! Via! Via, via, presto! Incominciate a muovere i carri! La cavalleria! Dietro ai carri! E Oliver, prima Jason, adesso lui. Vuoi continuare a combattere? Fino all'ultimo respiro. Alzi la carica! Ferito, signore! Già! Rincorrimi, George! Non li fa scappare! A cavallo! Poi, troppo stretto, mammi. Non dica a me come devo fare. Ho fasciato i bianchi per tutta la vita. Da bambini li fasciavo da una parte e da grandi bevevano troppo whisky e allora dovevo fasciarli dall'altra parte. Ah, e perché sei scappata? Mo? John Brown diceva che ci dava la libertà. Ma caspita, se questa del Kansas è libertà, allora non so che farmene. Non signore! Neanch'io. Io me ne voglio tornare subito nel Texas e starci fino al giorno del giudizio. A terra e rompete le righe! È stata una bella galoppata, ma inutile. L'hai perduto? Si sono nascosti tutti sulle colline. Per conto mio ne ho colpito uno, e come strillava! Come strillava, eh? Ero. Mi hai bucato il cappello. Beh, non ha importanza. Ormai è finito. Non ne troverà più di seguaci. Niente distruggerà la forza di John Brown, neanche la morte. Ti sbagli, George. È finito. La sua forza è finita per sempre.
Perché hai colpito il tuo servo, Signore? Perché non mi concedi la tua grazia? Perché hai guidato il braccio di tutti questi uomini contro di me? Questo è il tuo segno che ho tanto aspettato, Signore. Questa è la tua voce, il bosco in fiamme. Che non ci sia più pace su questa terra maledetta finché noi non ci saremo vendicati dai tuoi nemici. Come un giorno hai distrutto i Filistei, distruggi ora con la tua collera divina questi ciechi pazzi posseduti dal demonio. E sarò io il tuo braccio destro. Io, John Brown, sarò la spada del Signore. Guardatelo, signori, il capolinea della ferrovia di Santa Fe. Queste rotaie costeggeranno la vecchia carovaniera attraverso il Kansas fino al territorio del Nuovo Messico. E un giorno diremo ai nostri nipoti che abbiamo aperto per loro le porte del ricco sud-ovest, vero Kit? Tu costruisci la tua ferrovia, io non ti prometto niente. E la fine di Brown è il nostro principio. Costerà ancora molto sangue, ma vale la pena. Papà, potrò suonare la campana del primo treno? Sì, e anche il fischio. Quello sarà un giorno memorabile. Papà. Complimenti, ragazzi. Molte grazie. Bellissimo coro. Non ho riconosciuto il motivo. Che origine ha? È una canzone militare di addio. Sono stati promossi capitani e li hanno destinati a Washington. Magnifico. Beati voi, io ci sono stato ben 10 anni da tenente e la sera della promozione l'ho rovinata chiedendo la mano di quella che adesso è mia moglie. Gradisce qualcosa, signore? Sì, grazie. Ah, che splendida idea. Beh, vado nella scuderia. Il mio cavallo ha perso un ferro stamane. Ci vediamo dopo. Ah, vengo anch'io, voglio vederlo. Si può sapere chi te l'ha fatto fare di andare a dire al maggiore che noi sapevamo arrostire il montone? Io l'ho detto tanto per dire una cosa, che ne sapevo che mi avrebbe preso in parola. Quando l'avrà mangiato, non ti prenderà più in parola, ma a calci. Non credi che sia venuto bene? Oh, chi lo sa. Però ho il dubbio che si dovesse scuoiare prima. Le corna gliele abbiamo levate. Quant'è la paga di capitano? $30? Di più, 40. 40 al mese. Allora basta per... Basta per che cosa? Beh, sai com'è, cosa te ne fai di tanti soldi? La stessa cosa che vuoi farne tu. Facciamo la conta? Questa volta no, è troppo importante. Beh, allora come facciamo? A turno? Siete pericolosi voi meridionali al chiaro di luna. Va bene, allora insieme. Ehi, ma che fate? Ma che maniere sono queste? Che cos'è? Un ratto? Avanti, niente discussioni. E ti dobbiamo dire una cosa. Ecco fatto. George ti deve dire una cosa. A te la parola, George. Ecco, veramente non so come incominciare, Kit. Ma c'è una vecchia indiana che viene al forte e predice il futuro. Dicono che non sbagli mai. Ora, Dimmi, George. ecco, ha detto che mi sposerò presto con una bella ragazza. Davvero, George, complimenti. Osservazione molto fredda. Kit, tu sei mai stata per caso bionda? No, nemmeno da bambino. Sei sicura?
perché quell'indiana non sbaglia mai. Sono sicurissima. Ma perché dovrebbe sbagliarsi? Al mondo ce n'è un'enormità di bellissime bionde. Andiamo. Un momento. Kit, tu sei innamorata di lui e non di me? Credo di sì, George. E tu lo vuoi sposare? Aspetta, da questo momento posso fare tutto da me. Kit, dici sul serio? Tu non mi hai ancora domandato niente. Devo aver commesso qualche errore. No, hai fatto tutto benissimo. Dov'è l'Indiana? Tanta bacio ita. Semuanya matem am dosi anak cip. Chuka, kama chuka. Kanya. Che cosa ha detto Kit? Tu la capisci, no? Ha detto che questa è l'ultima volta che ci troviamo insieme come amici. Adesso domandale chi diventerà generale tra noi. Western Manning. Ma con American matampo si giù. Dice che un giorno diventerete tutti generali, forti e valorosi, ma nemici giurati. Noi? Come ha detto, noi dovremmo diventare nemici, ma questa deve essere pazza. Ma dove l'avete trovata questa ciarlatana? Io predico il futuro molto meglio e senza disegni. Già che abbiamo pagato, sentiamo, perché saremo nemici? E chi sarà a cominciare? Uedine Schwant Midine. Che c'è? È troppo sciocco per dirlo. Dice che la contesa è già incominciata. A Oriente un uomo ha acceso una torcia. In questo esatto momento sarà ucciso da 2 di noi, ma non sarà fermato. E qui sferrerei l'attacco iniziale, l'arsenale di Harper's Ferry. Mi dia solo 100 uomini, signor Russell, ben equipaggiati e di sicura fede nella nostra causa. Attraverserò la Virginia, solleverò le migliaia di schiavi oppressi che correranno ad arruolarsi. Poi attraverserò tutto il sud, le 2 Caroline, la Georgia, l'Alabama, il Mississippi. E quando la nazione sarà trasformata in un caos, noi imporremo la nostra volontà. Ha previsto tutti i casi, signor Brown? L'esercito le sarà alle calcagna dopo qualche ora che lei avrà attaccato. Che vengano, dottor Russell, che si provino a fermarmi. Ho studiato il terreno per anni, è pieno di nascondigli dai quali degli uomini decisi possono tenere in scacco forze molto superiori. Il signor Redere andrà a rilevare una pianta del paese. Sì, signore. Con la conoscenza che abbiamo della tattica e il grande vantaggio della sorpresa, avremo facilmente ragione dell'esercito. Signor Brown, questo progetto è una pazzia e soprattutto è tradimento. Un'azione così drastica porterebbe alla guerra civile. Esatto, è proprio questo quello che io voglio. Ma allora lei desidera la distruzione dello Stato? Se proprio lo vuol sapere, sì. Al diavolo lo Stato. Se è necessaria la guerra civile, è meglio farla subito. Signori, sono venuto qui a Boston con mio grave rischio. C'è una taglia di $10.000 sulla mia testa, non ho tempo da perdere. Voi mi avete già dato molti aiuti fino ad ora. Ma tutto ciò che abbiamo fatto nel Kansas e altrove sarà invano se non porteremo il nostro compito a buon fine. Di quanto ha bisogno? Abbiamo armi e munizioni, carri e bettovaglie in abbondanza. La prima azione avrà luogo ad Harper's Ferry all'alba di lunedì 18 ottobre. Attaccheremo con 2 colonne contemporaneamente, poi passeremo subito nella Virginia. Voi sapete ciò che mi aspetto da voi. E Redder? Ha fatto presto.
Beh, che ha saputo? Parli. Ci sono difficoltà ad Harper's Ferry? No, non ci sono difficoltà. Basterà bloccare un ponte sulla ferrovia che va a Baltimore e tagliare la linea telegrafica di Washington. E l'arsenale militare? Ci sono solo 2 sentinelle. Ho fatto questo schizzo approssimativo. Bene, magnifico, ci sarà molto utile questo. Prenderemo degli ostaggi per impedire che la popolazione ci dia delle noie e poi andremo all'arsenale. E c'è un'altra cosa. Cosa? Dovrebbe sistemare il mio conto. Lei aveva promesso di pagarmi appena ricevuto il denaro. Ma come si permette di chiedermi del denaro in questo momento? Alla vigilia della svolta decisiva della nazione. Ma io me li sono guadagnati questi soldi. Nessuno poteva fare quello che ho fatto io. Avevo ragione Palmario, a lei non importa niente della causa. E lei mantenga la sua parola. Ah, davvero? Si ricordi che metodi uso io per i traditori? Sì, li ricordo benissimo, ma lei ha il denaro per pagarmi e mi deve pagare. Ricorda anche questo! Non ho combattuto 30 anni per mercanteggiare con un mascalzone. Salve! Questa sì che è la vita che piace a me. Hai mai visto come ballo io? Me lo immagino, ma guarda che qui non siamo nella Pampas. Fermo! Siamo in società adesso, andiamo. Mi favoriscono gli inviti, per favore, signori? Cosa so? Sono quei pezzi di cartone. Noi non li abbiamo gli inviti, John. Non basta la divisa per entrare. No, signore. Per entrare basta, ma non basta per rimanerci. Ma noi siamo quelli che hanno ripulito il Kansas, non te l'hanno detto? Mi dispiace, ma qui è già tutto pulito. Buonasera. Ciao, bellezza. Oh, come va, Jeff? Dio, come sei bello stasera. Ti diverti? Non lo so, lei non c'è ancora. E tu chi aspetti? Ho una mia amica che mi ha promesso che questa sera sarà indimenticabile per me. Sì? Ma se tu conosci solo Kit qui. Cosa vuol dire? Può darsi che le tue azioni non siano più così alte come credi. Buonasera, Kit. Sei incantevole. Grazie. Giorgio mi stava dicendo che tu gli hai promesso una sera indimenticabile. Io come c'entro? Non c'entri, sono tutta per Giorgio stasera. Grazie, Kit. Non te l'avevo detto, ma tra noi c'è tutta un'intesa. Un momento, Kit. Dici sul serio? Ma che significa? Sistemerò l'avvenire di Giorgio una volta per sempre. Kit! Se non mi tradirà, si intende. Oh, Kit, io ho i miei difetti, ma farò tutto il possibile per non darti delle delusioni. Lo vedremo. Aspettatemi qui tutti e due. Mi dispiace per te, ma non si può essere sempre fortunati in amore. Attento che non sia la tua ultima fortuna in amore. Oh, non te la prendere così, poteva capitare anche... Carla, ti presento il capitano Custer e il capitano Stewart, la signorina Davis. Eravamo insieme in collegio a Boston. Fortunatissimo. Piacere. Oh sì, piacere, veramente onorato. Kit mi ha tanto parlato di lei. Di me? Mhm. Beh, io... insomma, voglio dire... cioè... non proprio... insomma... Balliamo, Jed? Con piacere. Chi è? È la bionda, quella di cui aveva parlato l'indovina indiana. Ah, capisco. Beh, è carina. Mm? Non ti pare? Fianco sinistro. Compagnia. Al. Resta. Al. Vera volontà. Comandano? Niente. Dietro pronto. Compagnia avanti. Marcia. Attenti a destra. Attenti a destra. E quindi mi trovavo nel mezzo del Kansas a sostenere l'urto di 500 fanatici armati fino ai denti. E avevo solo 15 soldati. Dio mio capitano, che spavento. E come ha fatto? Sono smontato da cavallo e sono andato ad affrontarli senza esitazione. Ma da solo?
Signorina, nella vita di un soldato c'è sempre un momento in cui bisogna giocare tutto per tutto. Un vecchio adagio militare dice che chi esita è perduto. Ma è meraviglioso, capitano. Oh, una cosa da niente, creda. Venga che la presenta mio padre. Con piacere. È un funzionario suo padre? Sì, ma perderà il posto alle prossime elezioni. Oh, mi dispiace. L'esercito ha questo di buono, che la politica non ci preoccupa. Mio padre non se ne fa una croce. Papà? Dimmi, cara. Buonasera, colonnello. Signorina? Papà, ti presenta il capitano Custer. Ah, ma ci siamo già incontrati a West Point quando fu nominato ufficiale. Sì, signore. Come va, Custer? Bene, grazie, colonnello. Lei si è fatto molto onore, mi congratulo. Sì, il capitano mi diceva appunto come ha pacificato il territorio del Kansas da solo. Ah, sì, a Palmyra, lo so. Non c'era anche un capitano Stewart, Jeppe Stewart, che ha preso parte all'azione. Stewart? Sì, signore, c'era anche lui. Balliamo? Fianco sinistro. Dietro il fronte. Avanti. Jeb, va via. Tu hai già ballato con tua sorella. Ma non voglio lei, voglio te, vieni. Ma ti pare questo il modo di lasciarmi sola in mezzo alla sala? Aspetta. Phil, prendila in consegna, per favore. Figurati. Andiamo. Ma sei ubriaco? Quello che ho visto potrebbe ubriacare chiunque. Ma cosa dici? C'è un tuo vecchio amico nell'entrata che ti vuol parlare. È lui, in carne ed ossa. Che cosa vuoi qui? Sono venuto a parlarti. Lo so che tu pensi che io sia un mascalzone, Stewart. Ma devi ascoltarmi. Quello che ti dirò ti farà cambiare opinione su di me. Non sarà molto facile. E se ti dicessi che ho lasciato Brown 3 ore fa con un numeroso gruppo di armati non molto lontano dal luogo dove ci troviamo adesso io e te? Direi che sei diventato pazzo. Tutto è pronto per attaccare domattina l'arsenale al confine fra il Maryland e la Virginia. Intanto, prima dell'alba, arriveranno più di 1000 uomini dalla Pennsylvania come rinforzo. Brown vuole sollevare gli schiavi. Prima in Virginia e poi in tutti gli altri stati del sud. Le linee telegrafiche e quelle ferroviarie verranno interrotte. All'alba invaderanno l'arsenale per impadronirsi delle armi con le quali armare i negri. Questa è la situazione, signori, dovete credermi. Se volete avere qualche probabilità di arrivare prima di loro, dovete partire subito, adesso. È incredibile. Il servizio informazione sostiene che Brown non è in America. Volete che non lo sappia dov'è? L'ho seguito senza mai lasciarlo da quando siamo stati battuti. E allora perché lo tradisce adesso? Non dimentichi, colonnello, che ero militare una volta. Ero senza esperienza e ho commesso un errore. Solo adesso me ne sono reso conto. I principi che mi hanno inculcato a West Point si sono radicati più di quanto io stesso immaginassi. In tutti i casi non ho potuto sopportare che un pazzo come Brown portasse la nazione alla rovina. Qualcosa mi ha spinto. Qualcosa più forte della mia stessa volontà. Non sarà il pensiero della taglia che intascherai per la sua cattura? La ragione che ho detto è la sola che mi ha animato. Non aspiro a nessuna ricompensa. Sono anche disposto a tornare da lui stasera in modo che non si insospettisca e che non cambi i suoi piani in conseguenza. Nemmeno questa prova riesce a convincervi? Non gli credo, ma sarà bene provvedere lo stesso. Quando può partire, colonnello? Sarò pronto a partire tra un'ora. Gli ufficiali sono tutti qui. Li mando in caserma e parto subito per Harper's Ferry. Allora, tutto chiaro, capitano? Sì, signore. Jeff, cosa c'è? Che è successo? John Brown.
Fatti accompagnare a casa dai signori Davis. Ma perché? Cosa? Scusami, non ho tempo di spiegarti adesso. Cerca di calmare gli altri, di loro che non c'è niente di grave. Ciao. Ciao. Bene. E questo è sistemato. Dunque treni non ne passeranno per varie ore. No, signore, il primo passa alle 8. Sono andato fino a 10 miglia da Washington per assicurarmene. E perché ha tardato tanto? Ho preso una strada secondaria. Va. Schubel, Toli, andate a bloccare il ponte ferroviario. Riunione presso l'arsenale all'alba. Kitzmiller va in paese a prelevare gli ostaggi, sai quali? Sì, signore. Tutti gli altri vengano con me. Arrendetevi! Qui ci sono armi sufficienti ad armare un esercito. E sono armi magnifiche. Fatene una catasta qui, vicino alla porta. Diamoci da fare, ragazzi. I volontari della Pennsylvania saranno qui tra un'ora. Questo non è un arsenale, è una fortezza. Potremmo tener testa a tutto un esercito. Questi sono gli ostaggi. Cosa vuol dire questo affronto? Per quale ragione ci avete costretti a venire qui? Chi è lei? Io sono John Brown, del Kansas. John Brown. Voi siete prigionieri del governo provvisorio degli Stati Uniti. Se i cittadini d'Harper's Ferry tenteranno di interferire, sarò costretto a rivalermi su di voi. Altrimenti sarete rimessi in libertà alla mia partenza. Dobbiamo osservare il nostro orario al minuto. Partiremo alle 10. E stasera saremo a 30 chilometri dal confine. E i volontari della Pennsylvania? Se tardano ne faremo a meno. Mi sembra una prudenza esagerata. Anche se c'è da aspettare qualche ora, conviene. Sono 1500 uomini, mica uno. Non vedo perché ha tutta questa fretta. Secondo me ha ragione. Niente affatto. Io voglio andarmene. La velocità è la nostra arma più efficace. Faccia un po' come vuole. Ma la fretta ha fatto fallire molte imprese. Io la consiglio di aspettare. Sono quelli del paese che stanno sparando. 4 gatti con dei fucili da caccia. Possiamo spazzarli in 5 minuti. Idioti! Perché ci contrastano? Perché non capiscono? Come ti chiami? Brewer. Se ti preme la vita e quella dei tuoi concittadini, fa come ti dico. Va bene. No, non sparate! State compromettendo la nostra vita e la vostra! John Brown ha detto che se non tentiamo di disturbarlo, non ci farà alcun male! No! Vieni da noi! Salta giù! Svelto! Branco di idioti! Non capiscono che la nostra causa è quella giusta e che i nostri interessi sono i loro e quelli di tutta la nazione. Questa gentaglia avrà una lezione che servirà ad esempio a tutto il Sud. Distruggete quei pazzi, sterminateli! Basta! Ce ne andiamo subito. Caricate tutte le armi e le munizioni che possiamo portare.
È già mezzogiorno, non possiamo più aspettare i volontari. «18 cittadini di Harpers Ferry uccisi e 33 feriti dai seguaci di Brown, in aperta rivolta». È del secondo gruppo da Frederick. La ferrovia per Harpers Ferry è interrotta. Non possiamo procedere. Il secondo ed il terzo squadrone cavalleggeri al comando di Lee sono passati da Upperville un'ora fa. Saranno i primi ad arrivare a Ferry. Forza ragazzi, fate presto là! Cosa guardi, Rader? Guardavo se arrivano i La volontari. Pennsylvania è dall'altra parte, di là si va a Washington. Gireranno il paese prima di entrare. Non c'è ragione, aiuta a caricare. Sì, signore. Ma non si potrebbe aspettare un'altra mezz'ora? Potrebbe darsi che... Nemico in vista! Chiudere le porte! Appostarsi alle feritoie! Avanti, sbrigarsi! Presto! Da queste parti! Alle feritoie! Vieni qui! Dovevo aspettare. Non c'era ragione d'aver fretta, aspettare. Credevo che ci fosse veramente il tempo. Stewart, Comandi? porti questo biglietto con bandiera bianca a John Brown. Sì, signore. Niente discussioni. Sì o no? Se rifiuta mi faccia un segnale. Sì, signore. Tienimi questa, George. Signor Brown, c'è uno che viene qui con la bandiera bianca! Aprite. Lei è John Brown, vero? Sì, sono io. Ci siamo già incontrati, no? E grazie a Rader ci incontriamo di nuovo. Il mio comandante le intima di arrendersi. Lei ripete l'errore di credere che io possa arrendermi senza essermi battuto. È questa la sua risposta? Sicuro. Preferiamo morire tutti. Il segnale! Secondo plotone destra, galoppo! Secondo plotone destra, galoppo! Primo plotone sinistra, galoppo!
santo! Continuate il fuoco! No, e Giuda tradì il figlio di Dio per 30 denari. No! Cessate il fuoco! Non piangere. Era il suo destino. Non piango per lui, Jane. Vedo ben altro nel futuro. Qualcosa di più terribile della morte di un uomo. Avete niente da dire, John Brown? Io sto per seguire la strada che Dio aveva segnato per me. Tutti i miei atti, anche quelli che hanno portato al presente episodio, sono stati decretati da una volontà superiore. Ma io non ricordo notte così scura da gettare ombra sul giorno futuro, o tempesta così violenta da impedire il ritorno del sereno e del buon tempo nell'avvenire. Io, John Brown, sono sicuro che i peccati di questa terra colpevole non potranno essere lavati se non col sangue. Perdonali, oh Signore, come io li perdono perché non sanno quello che si fanno. Così periscano tutti i nemici della nostra patria e gli odi che dividono il genere umano. Essendosi scambiata promessa reciproca ed avendo solennizzato tale promessa dando e ricevendo l'anello nuziale, li dichiaro di fronte a voi moglie e marito, uniti per sempre con legami che nessun uomo potrà mai sciogliere, né il tempo annullare. Possano trascorrere felici la vita insieme da questo giorno a quando la morte li separerà.